Sei felice? E io non sempre, lo ammetto, non sempre. Allora ti sembra quasi difficile avere questo stato di felicità nostro, interiore e poi che si esprime nelle relazioni, in quello che facciamo. Perché è così difficile essere felici? Beh, ci sono tante motivazioni, ma oggi in 5 vediamo di racchiudere tutto e di fare qualcosa di veramente utile per noi stessi. La prima motivazione per cui non siamo felici è che viviamo nella paura, principalmente nella paura del fallimento. Questo ci impedisce di fare fisicamente e mentalmente tutti quei passi, quelle cose che potrebbero renderci felici e che noi sotto sotto sappiamo che ci renderebbero felici. Cosa succede se dovessimo fallire? Ecco, domandiamocelo. Quindi non facciamoci bloccare dalla paura del fallimento, ma vediamo il fallimento non come fallimento, quindi con il senso di giudizio, ma solo e semplicemente come un'esperienza, una tappa, una occasione di crescita. Se iniziamo a pensare al cosiddetto fallimento in questo modo, ci farà molto meno paura e troveremo anche lo stimolo forte per affrontare i cambiamenti che sono quelli poi che ci porteranno a essere felici. Perché se così come siamo non siamo felici, è evidente che si deve cambiare. Il confronto costante. Siamo in un'epoca in cui tra social media e quant'altro sono molto esibite delle pseudo felicità. Quindi ci viene quasi da pensare che se non possediamo la data cosa, se non facciamo quella data vita, se non facciamo le vacanze in yacht, piuttosto che non siamo felici, non abbiamo una vita felice. Ci sentiamo quasi sbagliati a prendere un libro, metterci in poltrona, leggerlo e stare bene. Ci sentiamo quasi sbagliati a fare una camminata in un parco pubblico, gratis, e stare bene. Quindi quello che dovremmo veramente focalizzare è quello che rende felice noi, che fa star bene noi, non quello che ci dicono debba essere la felicità o anche il successo. Il successo non rende realmente le persone più felici. Quello che rende felici le persone è fare le cose che piacciono. Quando facciamo qualcosa che ci piace, è più facile avere cosiddetto successo, cioè che la cosa funzioni. Abbiamo bisogno di approvazione, di sentire di avere un valore e quindi quando non sentiamo questa cosa negli altri, siamo profondamente infelici e soprattutto cosa facciamo? Adottiamo dei comportamenti, dei modi, delle intere vite per adeguarci agli altri nel disperato tentativo di avere questo affetto, attenzione, approvazione. Quindi passiamo una vita di infelicità, di tensione, delegando la nostra felicità ad altre persone e appunto a conti fatti lo vedete, essendo infelici. Quello che bisognerebbe imparare a fare, ed è un esercizio quotidiano, ma credetemi quando lo si fa diventa man mano più facile, più semplice, è ascoltare la propria voce interiore. Cosa ci rende felici? A me ad esempio rende felice il parlare di queste cose con le persone. Non sto a pensare quante persone guardano, se questo può procurare un guadagno, se sono brava o che mi battano le mani. No, penso che mi piace farlo, mi rende felice e lo faccio. Questo probabilmente porterà la cosa a funzionare, la sta già portando a funzionare perché? Perché se tu fai qualcosa che ti rende felice, questo qualcosa è come se irradiasse nelle cose che fai, nei rapporti con le persone. Quindi coltiviamo veramente la nostra felicità, quello che piace a noi e fa star bene. Credetemi, non va contro gli altri. E se le altre persone vedono nella nostra felicità, nella nostra realizzazione un qualcosa di brutto, qualcosa che a loro non piace, non li fa star bene,
forse non fanno parte della nostra felicità. Questo è un argomento un po' spinoso, soprattutto nelle relazioni, ma tante persone che sono uscite da relazioni tossiche, sono andate verso cose ehm, che amavano di più, che gli piacevano di più, con cui erano più armoniche, ecco, si son rese conto che nel momento in cui perseguivano la loro vera felicità, quello che li faceva star bene, in automatico tante persone venivano eliminate e eran le persone che contribuivano al malessere. Quindi, ecco, ripeto, questo è un passo un po' alle volte difficili per via delle abitudini, di idea di affetto che abbiamo, di una paura e, soprattutto, questo fa il quarto punto, la paura del cambiamento. Abbiamo tutti un po' paura del cambiamento, anche quando sappiamo che è un cambiamento necessario e ci farà stare meglio, abbiamo paura dell'incognita del cambiamento e spesso rimaniamo tenacemente aggrappati a situazioni appunto che non ci fanno star bene, ma ecco, è solo il fare il passo del cambiamento, perché il cambiamento, credetemi, è a prescindere un'opportunità di crescita, un modo di evolvere. Il quinto punto lo metto un po' come punto spiritoso, le aspettative irrealistiche. Spesso e volentieri siamo fantasmagorici. Io che sono un'entusiasta di natura, una creativa, tendo alla fantasmagoria, l'ho fatto tantissime volte e quindi queste cose enormi, irrealizzabili, gli amori incredibili, certi progetti che anche tecnicamente in ordine di tempo non erano proprio fattibili e a cui, tra virgolette, "delegavi" la felicità, cioè ecco, questa cosa e poi sarò felice e poi boom, la delusione perché magari appunto si erano fatti un po' i conti senza l'oste, anche proprio sulla logistica, piuttosto che insomma si pensa sempre di dilatare le giornate o che il cuore delle persone sia più grande di quello che è o che la loro voglia di relazionarsi sia differente dalla nostra e nel ecco, essere così iperbolici ci picchiamo il muso. Questo anche perché viviamo nel futuro. Questo è l'essere umano che tende ad avere un po' questo problemino. O vive nel passato o vive nel futuro. Quindi nel futuro noi saremo felici, se faremo quella cosa saremo felici, se staremo con quella persona saremo felici, se cambieremo lavoro saremo felici. E perché non vogliamo essere felici adesso? Qual è il problema dell'essere felici adesso? Eccoci, il cambiamento di mentalità è proprio questo, voler essere felici qui e ora. Come si fa a essere felici qui e ora? E farò anche altri video perché l'argomento è sicuramente interessante e sfaccettato, ma per essere felici qui e ora bisogna essere qui e ora. Quindi portare questo simpatico furetto che è la nostra mente nel qui e ora, quindi non domani sarò felice. Oggi voglio essere felice. Perché? Perché oggi mi merito di essere felice. Ricordiamocelo, perché se continuiamo a proiettare nel domani la felicità, credetemi, sarà sempre domani il giorno in cui cominceremo a essere felici e non oggi. Un abbraccione pieno di felicità a tutti oggi e grazie veramente per seguire il canale.